Volando Channel. Bentornati su Volando Channel. Eccoci qua, ciao ragazzi. Allora, oggi è la giornata nel quale io incomincerò a fare il passaggio macchina. Perché si fa il passaggio macchina? Beh, è abbastanza semplice, perché anche se io volo dal 2011, ho volato su un mezzo leggermente diverso da questo qua. Adesso lo state vedendo nelle immagini. I parametri sono abbastanza simili, ma sicuramente non sono uguali, e ovviamente anche solo l'avanzamento nell'aria è questo mezzo un pochino più grosso, per cui quando toglierà i gas probabilmente frenerà un po' di più. E poi anche la posizione degli strumenti è fondamentale per la sicurezza, soprattutto per sapere dove è l'anemometro, che è la velocità d'avanzamento all'aria, piuttosto che l'altimetro. Per cui adesso mi ritroverò con Luca nel mezzo, pronto a fare il mio primo decollo e il mio primo atterraggio. Siamo pronti per fare la prima lezione di passaggio macchina. Allora, facciamo una transizione okay. all'M24. Allora, io ho riguardato la puntata del collaudo, oltre un po' mi ricordavo anche vagamente quando abbiamo fatto la prima accensione, come si accende il mezzo. Esatto. Però tanto io direi fare una prova di libertà comando, così siamo tranquilli che tutto quello che abbiamo montato risponde. Che già l'altra volta ha funzionato bene, però dai. Allora, ok, diciamo che c'è un master on sicuramente da attivare. sì, guarda, io metterei subito le cuffie, così almeno abbiamo già la comunicazione, Ok, che è fondamentale. allora abbiamo sicuramente un bel master on e dovremmo anche riuscire a sentirci in questo momento. Adesso un po' se tutto funziona. Tu mi senti? Ti sento, Io ricevo 5. attivare. Ecco qua, ho attivato l'antirumore. Benissimo. Ok, Star Power, Benissimo. linea A, la sta accendere la lucettina, magari la facciamo vedere da qua. Master on, Star Power, abbiamo messo la linea A e si è anche spenta, mettiamo la linea B, dovrebbe spegnere la seconda luce che è questa, esatto. Ecco, e poi mettiamo le pompe, vediamo, prima pompa mi dà un risultato, sta salendo, ok, la chiudo momentaneamente, apro la seconda per vedere se dà un risultato anche la seconda, l'ho accesa adesso, sì, allora le accendo tutte. La potenza del throttle, che in questo momento è a 100 perché mi ci sono seduto sopra, la riporto a 40, perfetto, qua il freno è tirato, per cui lancio un bel via dall'elica, libero e accendo. Perfetto. Benissimo. E fin qua ci siamo. Adesso Quindi visto che la nostra procedura era dal basso del pannello, sì? e interruttori verso l'alto, quindi avevamo... Allora, aspetta un attimo che la riguardiamo, secondo. La riguardiamo al volo. Aspetta un attimo che la facciamo partire. Eccoci qua, vai pure. Quindi dicevamo, abbiamo il freno di parcheggio inserito, in modo tale che noi mettiamo in moto la macchina comunque frenata, master on, star power on. Che adesso spegniamo, giusto? Che adesso possiamo anche spegnere. Sì. No? Linea A, fuel pump A, Sì. linea B, e controlliamo linee che si spengono e pressione carburante. In alto, certo. Esatto. La seconda pompa carburante, il controllo che non abbiamo nessuno attorno, quindi via dall'elica, bottone rosso, e a questo punto possiamo dare landing light e strobe light. E adesso le tiriamo su, eccole qua. Poi chiaramente l'utilizzo della strobo può cambiare in funzione della condizione operativa. Perfetto, allora io adesso a questo punto metterei giù il telefono. C'è. Chiuderei, arrivato a questo punto, le portiere. Esatto. Quindi e cosa verifichiamo succede? Anche che una volta chiuse la mia è chiusa, la tua è chiusa, ok, perfetto, non ci sono più segnali, l'unico segnale che abbiamo rosso in questo momento è il freno a rotore, che va molto bene. Esatto, ti alzo un po' questo perché non ho capito chi c'è sulla 1.6. India Eco 896 muove per testata pista 1.6. Libero, infilo la mano quando vuoi e muovo. Preparate vostro Papa India, vira in base. Metto giù il freno a mano, allora controlli, questi qua sono tutti su, c'è un po', chiudo un po' la radio per, ecco qua, tutto su, questi qua sono dentro,
Poi da sinistra verso destra abbiamo, vabbè, l'altimetro a posto, poi a posto, tutte spente, giusto il rotore che è ancora acceso, che adesso sblocchiamo. Io sarei pronto, per cui... In realtà cosa facciamo? Dall'esterno, porta chiusa, Sì. regolazione altimetro, trim scarico, Sì, scarico, confermo. barra di comando, scusami, barra di comando, cinture di sicurezza allacciate, Sì. sganciamo il fermo comando. Perfetto, sganciamo il fermo comando, Perfetto. ce l'ho E a in questo mano. punto abbiamo freno rotore off, freno parcheggio off. Quindi abbiamo una procedura che da sinistra, dall'esterno verso l'interno, ci ha fatto controllare Bene, tutto. adesso 1800 giri, come da prassi, cominciamo l'innesto per rotazione. 1800. 1800, Ok, perfetto. dentro. Ok, Per l'innesto rotazione è avvenuto arrivato. correttamente, compensiamo un po' la coppia la coppia dovuta alla Sì, per trasmissione cui di devo potenza, aumentare un po' di ti appoggi potenza, un po', per esatto. portare ancora 1,8. Benissimo, i giri stanno salendo correttamente, giri rotore, 150 giri barra in posizione di decollo. Ok, Quindi tu vado in posizione di indietro. collo, tutto indietro. Vediamo su ancora un po' i giri. Benissimo. Facciamo arrivare a un 200 giri, va? Sì, la pista è lunga. le Allora, sarà un condizioni piede sono- destro anche qui, presumo, immagino. Sì, in realtà noi guardiamo in fondo la pista e cerchiamo Vado. di tenerla dritta davanti a noi. Vado. Quando vuoi. Andiamo con la potenza, la macchina prende velocità in pista, l'allineamento è garantito dalla pedaliera. Continuiamo col gas, facciamo alzare un pochino il naso e bilanciamo sulle ruote principali. Ecco qua, il bilanciamento più o meno c'è. Continua col gas, E adesso stacchiamo. sono staccato. Benissimo. Inizia a tremare un pochino, vediamo la velocità, 65. Do ancora tutto gas, che non sono ancora tutto gas, ha tanta di quella potenza sto mezzo che veramente... Perfetto. Tolgo, riduco un po' di potenza, adesso devo trimmare bene un 6,5, giusto, corretto? 6,5 la velocità, che è la nostra miglior salita, è una velocità corretta per noi. Usciamo un attimo dal circuito in modo che puoi livellare e trovare i tuoi parametri di volo corretti. Ok, allora io adesso sono a 77 miglia. Se vogliamo fare qualche virata e capire un po' come si comporta. Ok, viro a destra. Ok, perfetto. Sto intorno, largo a questo paesino. Ok, quindi facciamo un 360, ci prendiamo un riferimento davanti a noi, che sarà quello di ingresso e di uscita, e andiamo a lavorare per mantenere l'orizzonte praticamente costante. Allora, per cui stavo perdendo quota un pochino. Benissimo, se vediamo che perdiamo quota sai cosa dobbiamo fare, dare un briciolo di gas, sempre che la velocità non sia cambiata, ma siamo intorno alle 70 miglia. Sì, ho dato un po' più di motore in virata. Benissimo. Ti prendi chiaramente un riferimento sempre all'orizzonte davanti a te, verifichiamo l'altezza di questo riferimento, l'altezza dell'orizzonte rispetto a un riferimento interno, e cerchiamo di mantenerlo costante. Come vedi si comporta come l'M22, la differenza è il movimento della barra di comando, che non è puro destra-sinistra, ma è leggermente diagonale, in quanto abbiamo una linea il punto comandi. di contatto che è qua sotto, mi Quella ricordo che abbiamo molto visto bene. nell'assemblaggio, no? Sì. Chiaramente la tua esperienza di assemblaggio ti aiuta anche a capire meglio i cinematismi che sono dietro la macchina. Bene, allora viro di nuovo a sinistra. Sì, prendici confidenza. Vorrei anche poi provare, prima di iniziare gli atterraggi, a fare una massima velocità, una VNE, come hai fatto tu l'altra volta nel collaudo. Andiamo in VNE. Inizio già a trimmare in avanti. Esatto, qui stiamo facendo in pratica una variazione di velocità a quota costante su un tratto rettilineo uniforme, quindi noi ci raddrizziamo e andiamo a cambiare velocità e trimmaggio. Quindi cosa significa? Dobbiamo andare più veloce, di conseguenza dobbiamo cambiare assetto alla macchina, mettere giù il naso, quello che tu mi hai detto è stato corretto, cambio il trimmaggio. Noi sappiamo però che contemporaneamente alla variazione di trimmaggio, quindi se metto un assetto più invecchiato vado più veloce, però potrei... Ecco, sono a quasi a 100 in questo momento. Esatto, potrei a parità di potenza perdere quota, e noi abbiamo aumentato potenza per non perdere quota in questa fase. Allora la quota è rimasta, è salita leggermente, adesso ho dato più potenza del dovuto, adesso sto... Ecco, mi dà un arco rosso là. Abbiamo tondo 110 miglia, appena sotto. Ok, per cui adesso toglierei comunque gas. Giornata bellissima. Molto. Ci voleva. Assolutamente sì.
Vogliamo provare a fare un secondo regime? Andiamo. Allora, Ora quota ne abbiamo abbastanza per operare in sicurezza, prendiamo un riferimento davanti a noi. ok, In allora. questo caso si tratterà di una variazione di velocità a ridurre la velocità e andando nel regime diciamo lento, dove serve più potenza a bassa velocità. Tanto riduco velocità. Esatto. Quindi cosa stiamo facendo? Stiamo cabrando, tirando la barra a noi per ridurre velocità e con questo otteniamo Siamo un a aumento 40. di resistenza all'avanzamento. Quant'è il minimo? Ma noi tranquillamente riusciamo con la minima di sostentamento a piena potenza a rimanere sulle 30 miglia, 35. Ecco, sono 30. Forse anche meno. Sono a 40. Probabilmente con questa condizione di carico anche meno. È chiaro che qui vediamo che abbiamo un assetto più cabrato che offre maggiore resistenza, ci stanno passando davanti anche i piccioni. Vedo, cioè, non riusciamo a superarlo. No. Quello è disperato. È là. Che pensa che lo stiamo inseguendo. 38, 670, va bene, usciamo dal secondo regime. Quando vuoi uscire, barra in avanti, torniamo a trimmare. Però lo faccio col trim, Perfetto. Ho lavorato col trim, do un pochino più di potenza per il muso che mi è sceso, però sono abbastanza in quota. Sì, vedi che potenza neanche tanta perché avevamo già un assetto di potenza elevata essendo in secondo regime, è stato sufficiente cambiare l'assetto per farci mantenere la quota a una velocità maggiore. Certo. Cosa possiamo fare ancora prima del primo atterraggio? Non lo A so. discrezione, tutto ciò che ti viene in mente ne approfittiamo. Mi sembra che comunque la conduzione del velivolo nelle manovre basiche c'è da capire un po' a disposizione di strumenti e cose, avere una visione un po'. Sono attirato molto ovviamente dalla strumentazione perché la posizione non è automatica come un tempo. Noi cosa dobbiamo fare? La regola comunque è che il tuo strumento principale è l'orizzonte, quindi gli occhi sempre fuori, e poi lo strumento interno ti dà una verifica delle tue sensazioni. C'è un po' di vento. Sì, sta rinforzando stasera, però niente di complesso da gestire. Benissimo, la pista in vista, abbiamo un traffico in base in questo momento. Vedo. E quindi possiamo accodarci a loro. Solo per fare una chiamata andiamo pure con traffico in vista. Alberate India Eco 896, lungo finale 16 con traffico in vista, sarò il numero 2. Cominciamo, mentre togliamo accarezziamo un po' di barra avanti per evitare un transitorio di potenza che ci farebbe scalare un po' la velocità. Ok. 6-5 perfetto, palmo aperto, ormai lui scende da solo perché è trimmato a questa velocità. Ci avviciniamo al terreno, guardiamo la pista in fondo, cominciamo a raccordare un po' di piede destro. Poco. Leggermente perché avevamo un po' di scia del rotore che ci ha messo il muso sinistro, ma molto bene. Barra tutta indietro, macchina ferma, quando vuoi si riparte. Gas graduale. Controlliamo l'asse pista, ci servirà la pila destra per tenerci allineati e barra indietro, ma centrale per il momento. Senti che la barra comincia ad andare avanti, blocchiamo un po' questo movimento, la macchina bilancia, un po' di piede destro, ok. Apriamo il palmo per guadagnare velocità. Vado in finale. Eccolo qua. Perfetto. Sono più basso rispetto a prima. Sono anche alto di velocità, giù muso. Perfetto. Il motore. Benissimo. Andiamo fino al minimo che dovremmo farcela. Ce la faremo sicuro. Benissimo. La velocità ce l'abbiamo. Cominciamo dolci. Allora, prima richiamata, livelliamo in effetto suolo e sul naso per il contatto. Era un po' stortino. Un po' di piede destro ancora, perché quando entriamo in effetto suolo la scia del rotore ci fa mettere il muso sinistro, quindi dobbiamo rilasciare un po' di piede sinistro. Ok, quando pronti, barra vado. indietro, i giri ci sono, andiamo. Abbiamo ancora un po' il rotino a terra, la barra a sinistra, piede destro, dammelo e apri il palmo. C'è un po' di vento. Abbiamo anche un briciolino. Giù la barra. Il motore.
suolo, un po' di barra a sinistra, opla, bello. Abbiamo un po' di vento traverso adesso, si è alzato, barra indietro per fermarlo e non farlo mai correre così. Ok, si appoggia la coda, ripartiamo. Adesso il decollo lo facciamo senza toccare la barra. Quindi apri il palmo e dai potenza. Quindi il palmo della mano destra aperta sulla barra di comando, teniamo la direzione, diamo potenza graduale. Vedrai che la barra di comando da sola va avanti, vedi che si sta spostando in avanti, guarda lì. Fermala. Fermala per bilanciare le sue ruote principali. E adesso dai potenza. Meraviglioso. Barra a sinistra a questo punto, apri il palmo, lui va. Meraviglioso. Ok? Quindi cosa stiamo facendo? In queste condizioni di carico, quindi 2 persone a bordo, quindi quella che è la condizione media di carico, l'M24 ti chiama un po' l'assetto di decollo, ok? Ovviamente se lo fai gradualmente col gas hai una risposta graduale della macchina e se impari a non sovracontrollare nella fase di rullaggio percepisci quello che la macchina sta facendo. Andiamo a fare l'ultimo atterraggio. Va bene, ultimo atterraggio. Perfetto. Un dito, un briciolo di barra avanti per non perdere velocità. E ci sei, perfetto. Da qua in avanti, riduzione graduale. E via. Sono un po' corti, ma va bene. Chiamata dolce. Un po' di piede destro glielo metterei adesso. Barra indietro per fermarlo. Ottimo. Va bene. Senti, in luce ce n'è abbastanza, le condizioni sono buone, facciamo i controlli post atterraggio. Se vuoi colleghiamo la radio e ti fa un giro da solo. Va bene. Ok. È il mio volo da solista questo, ragazzi. Il mio volo da solista. Beh. Siamo con questa macchina, perlomeno. Ok, pronti. Prendo il rotore. Ok, faccio i controlli. Siamo a posto, qui siamo a posto. Ok, allora sblocchiamo questo, sblocchiamo il rotore, sblocchiamo la manetta, perfetto. Pronto? Inizio per rotazione. 1 e 8. Perfetto, pronti alla prenotazione. A 150 richiamo. Eccoli qua, 150 sono arrivati. Arriviamo fino a 200. Ok, sono a 200, vado. Ok, benissimo, buono distacco in volo, in salita 65 miglia, circuito standard 600 piedi. India quota 96 finale 16. Benissimo, barra in pancia, macchina ferma, quando vuoi puoi ripartire. Piede destro per mantenere l'allineamento, gas graduale. Benissimo, a discrezione la ripartenza.
Benissimo, andiamo in finale, pronti per l'ultimo atterraggio. Ricevuto. Andiamo a livellare in effetto suolo, sul naso e il contatto. Ottimo. Wow. Luca, allora, Volato? come sono andato? Bene, dai. Sì, Bene. devo trovarmici ancora un attimo. Andiamo inevitabilmente da conoscere la macchina, Certo. da prenderci confidenza, capire le differenze rispetto a quanto hai volato finora con l'M22. Certo. Però diciamo che in breve tempo abbiamo preso confidenza sufficiente per fare un girocampo in completa sicurezza. È bellissimo volare con questo mezzo, devo dire la verità, è veramente bellissimo. E sarà interessante quando incomincerò a fare le interviste a bordo. Questo sarà sicuramente una cosa molto interessante. Già qualcuno di voi ha scritto Bene. a Molto bene. channel@gmail.com e niente, stiamo già incominciando a leggere le vostre storie e stiamo iniziando a scegliere un attimino le storie. Niente, allora abbiamo fatto, vabbè, adesso devo fare ancora un po' di allenamento su questa macchina rispetto al decolli e atterraggio, ovviamente non è che si impara, cioè devo prenderci ancora un po' la mano, soprattutto sul decollo, non tanto l'atterraggio quanto il decollo. La prossima cosa cosa facciamo? Le emergenze? Esatto, sì, quello che dobbiamo fare è andare a capire la macchina al di fuori di un sviluppo normale come quello che abbiamo fatto finora. Perfetto. Se la puntata vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina che vi avviserà quando arriveranno nuovi contenuti, e se avete delle domande scrivete nei commenti che sicuramente vi risponderemo. Allora vi saluto, anche tu, insieme, ci avviciniamo? Dai, ciao 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 ciao. Volando Channel.